Dopo alcune settimane di pedinamenti, 40 poliziotti circondano una delle abitazioni del Buscetta a San Paolo, in Brasile, e lo arrestano insieme alla moglie Cristina Guimarães. Contemporaneamente vengono arrestati anche gli uomini di Buscetta in Brasile: Fabrizio Sansone, Paolo Slaccioli, Giuseppe Favia, Lorenzo Garello, Leonardo Badalamenti, figlio del boss Gaetano, Giuseppe Bizzarro. A nulla vale un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, sotto il falso nome di Roberto Felice, il quale viene rinchiuso in prigione. Anche Cristina viene arrestata e scarcerata solo un mese e mezzo più tardi. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitano affinché tutti gli arrestati vengano estradati, e della questione si occupano i funzionari di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini. Ma Buscetta manifesta apertamente l'intenzione di non incontrarli. Anche gli Stati Uniti, con 2 agenti speciali della DEA, l'agenzia antidroga statunitense, spingono per l'estradizione negli Stati Uniti. Quando Buscetta è stato arrestato in Brasile, ho assunto il caso, sono partito per San Paolo e ne ho chiesto l'estradizione negli Stati Uniti. Buscetta era un latitante. Le autorità americane lo ricercavano perché era accusato di essere stato coinvolto in attività di narcotraffico nel paese. Volevamo assicurarci che i brasiliani lo consegnassero a noi. Il materiale raccolto dalla polizia brasiliana, dopo mesi di indagine, appare subito molto interessante. Da esso risulterebbe che il gruppo di Don Masino si sarebbe organizzato molto bene in Brasile. Tra le imprese sospettate di appartenere al gruppo ve n'è anche una di vigilanza, a Belo Horizonte. Serviva, secondo la polizia, per poter acquisire legalmente armi ed eseguire servizi notturni senza destare sospetti. Un altro settore prescelto era quello delle gioiellerie, usato per legalizzare oro e oggetti preziosi acquisiti di contrabbando. Infine, le imprese tessili e di confezione, fra le quali la Mayor Key, che servivano per riciclare il denaro frutto del traffico di cocaina. Gli agenti hanno rilevato che queste aziende avevano un fatturato molto superiore a quello che è l'attuale realtà economica media del paese. Il rapporto della polizia brasiliana ha evidenziato che il gruppo mafioso permetteva l'accesso ai posti di responsabilità solo ad italiani, oppure a brasiliani legati a loro da vincoli di parentela. – 17 aprile 1984. Richiesta di estradizione. Estradizione numero 415 Tommaso Buscetta, che riguarda la richiesta del governo della Repubblica Italiana per l'estradizione del mafioso Tommaso Buscetta, con parere del procuratore della Repubblica Claudio Lemos Fonteles, emesso il 17 aprile 84, e con il ministro Oscar Correa come relatore. Leggiamone un riassunto per punti. Primo. Il governo della Repubblica Italiana richiede l'estradizione di Tommaso Buscetta per dare esecuzione ai mandati di cattura emessi dal Tribunale di Palermo, in quanto processato per essere uno dei dirigenti di un gruppo mafioso dedito al traffico di droga, e dalla Procura della Repubblica di Milano per lo stesso tipo di reato. 2.
Interrogato, nega i fatti affermando di non essere la persona ricercata dalla giustizia italiana, poiché nel 1971 ha cambiato il suo nome in Tommaso Roberto Felice. Sostiene, inoltre, che il denaro in suo possesso proviene dalla vendita, avvenuta nel 1980, della sua parte di capitale della fabbrica di specchi di famiglia a suo fratello. Esaminiamo le obiezioni sollevate. Non vi è alcuna irregolarità nella formulazione delle richieste. Gli allegati, in numero di 4, contengono i motivi della richiesta e ciascun allegato presenta la propria specifica ragione. Pertanto, la comprensione della questione non risulta compromessa, come dimostra l'ampia difesa e la varietà dei punti contestati. Riteniamo che la richiesta di estradizione sia formalmente valida. Tommaso Roberto Felice è Tommaso Buscetta. Il cambio di nome di Tommaso Buscetta a Tommaso Roberto Felice, avvenuto ad Asunción, Paraguay, il 25/10/1971, è solo uno stratagemma ideato dall'estradando, come tanti altri che caratterizzano la sua immagine sempre incerta. Questo, peraltro, è dimostrato dalla stessa difesa attraverso una serie di foto allegate, nelle quali Tommaso appare nel giro di meno di un anno con variazioni dell'acconciatura nel viso, a volte con un folto baffo. In ogni caso, negli atti vi è un documento, presentato anche dalla difesa, che dimostra chiaramente che si tratta della stessa persona. Tale documento consiste in una dichiarazione della moglie stessa, firmata alla fine 82, con la testimonianza dei medici di famiglia, nella quale si afferma che i figli sono sotto la patria potestà e la dipendenza economica esclusiva del padre Tommaso Buscetta. Il mandato di cattura, incluso nel primo allegato, è stato emesso dal dottor Paolo Borsellino, giudice istruttore del Tribunale di Palermo. All'estradando viene imputata la partecipazione a un'associazione criminale fino al 7 giugno 82, operante a Palermo, Catania, Roma e in altre località italiane. E l'espressione altre località, contestata dalla difesa come motivo di incompetenza della giustizia italiana, è del tutto infondata. Essa sottolinea semplicemente la ramificazione della gang all'interno del territorio italiano, finalizzato alla distribuzione, vendita, trasporto e commercio di stupefacenti su larga scala. Infine, il rapporto dell'istruttoria giudiziaria dimostra il coinvolgimento di Tommaso Buscetta, grazie alle testimonianze di Ignazio Lopresti e di sua moglie Maria. Nella terribile guerra di mafia, che è ancora lontana dall'essere finita, Tommaso Buscetta gioca un ruolo fondamentale. Egli, la cui ascendenza era indiscutibilmente superiore ai capi di tutti i gruppi mafiosi siciliani, era legato da una forte amicizia e da vincoli d'affari con Salvatore Inzerillo. Questo risulta dagli interrogatori dell'imputato Ignazio Lopresti, dalla testimonianza di Maria Corleo e dalle intercettazioni telefoniche sulla linea di Lopresti, in merito alle telefonate effettuate dal Brasile da un certo Roberto, che, come riferito dalla moglie di Lopresti, non è altri che lo stesso Buscetta. Quest'ultimo, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, intendeva mettersi in contatto con Santo Inzerillo, fratello del defunto Salvatore, e con Nino Salvo, indagato per associazione mafiosa. Le telefonate in questione dimostrano che Buscetta si sarebbe recato personalmente a Palermo per tentare di risolvere i dissidi tra i nuclei mafiosi, che culminò con l'omicidio di Salvatore Inzerillo. Ciò dimostra l'importanza e l'autorità di Buscetta all'interno delle organizzazioni mafiose. Dall'altra parte, è opportuno chiarire che Buscetta fu contestato anche dagli avversari di Inzerillo, i quali evidentemente ritenevano che i forti legami tra i due non consentissero a Buscetta di mediare tra le parti in conflitto. La conferma di ciò sta nella ferocia criminale con cui è stata eliminata la famiglia di Buscetta. Infatti, nella prima decade del settembre 82 scomparvero Benedetto e Antonio Buscetta, rispettivamente fratello e nipote di Tommaso. I fatti così riassunti dovrebbero dunque dimostrare pienamente la capacità criminale di Tommaso Buscetta e il suo ruolo di spicco nella mafia siciliana. Inoltre, risulta da ulteriori riscontri probatori il suo diretto coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. Il 10 novembre 81, Francesco Gasparini fu arrestato all'aeroporto di Orly
Parigi, perché trovato in possesso di 4,5 kg di eroina purissima, di origine thailandese, destinata alle organizzazioni mafiose siciliane. Tale arresto e le conseguenti dichiarazioni di Gasparini hanno permesso di aprire una breccia importante nel traffico internazionale di stupefacenti. Per quanto qui interessa, si deve sottolineare quanto segue. Gasparini, le cui dichiarazioni hanno trovato però riscontro in altre prove, dichiarò di essere un uomo di fiducia del nucleo mafioso di Rosario Riccobono, per conto del quale svolgeva la sua attività di corriere nel traffico di droga. Aggiunse di aver conosciuto Tommaso Buscetta nel carcere di Palermo, dove entrambi erano detenuti. Buscetta, all'epoca, aveva un ottimo rapporto con il clan di Rosario Riccobono, tanto che durante la detenzione sua moglie brasiliana fu ospite di Gaspare Mutolo, luogotenente di Riccobono. Gasparini sapeva, tramite lo stesso Buscetta e altri, che tutte le famiglie mafiose siciliane erano coinvolte nel traffico internazionale di droga e che Buscetta aveva una posizione di superiorità rispetto agli altri. Le dichiarazioni di Gasparini confermano, inoltre, l'esistenza e i motivi della guerra tra i nuclei mafiosi, di cui abbiamo già parlato. Infatti lo stesso Mutolo, a un certo punto, consigliò a Gasparini di interrompere i rapporti con Buscetta, e vari membri dei clan Riccobono gli avevano detto che Salvatore Inzerillo si era appropriato di una grande somma appartenente ad altri gruppi ed intendeva controllare da solo e in posizione di supremazia il traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti. È ridicola e non veritiera l'affermazione dell'estradando, secondo cui l'agiata posizione economica, proprietario di un appartamento nella Barra di Ticuia, di fattorie in Parà, Mato Grosso e Rio de Janeiro, godendo di continui viaggi turistici in costosissime località del nostro paese, si vedono fotografie allegate, deriverebbe dalla vendita della sua quota in un'industria di specchi della sua famiglia. Non esiste alcuna fabbrica del genere. Gli atti dimostrano invece che per poter usufruire del regime di semilibertà della sua pena per traffico di droga, si accertò che Tommaso Buscetta aveva un'occupazione o un impiego presso la ditta di Andrea Natoli, che esercita a Torino un'attività artigianale di produzione di specchi e cristalli. Conclusione inevitabile, la richiesta di estradizione si basa su solidi e chiari elementi che dimostrano che Tommaso Buscetta non ha mai smesso la sua attività criminale nel traffico internazionale di droga, a partire dall'Italia. Non vi è coerenza giuridica nel rifiutare l'estradizione. Brasilia, 17 aprile 84. Luglio 1984. I giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recano da Buscetta in Brasile e lo invitano a collaborare con la giustizia. Gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lascia trapelare una velata volontà di intraprendere tale percorso. Non c'è dubbio che Falcone è stato il più grande magistrato sul fronte del contrasto alla mafia. Buscetta voleva parlare non con i magistrati, voleva parlare con Giovanni Falcone. Al ritorno, Falcone dice: è successa una cosa strana a un certo punto. Ci sai, gli ho fatto la solita domanda che facciamo sempre: ne vogliamo parlare di mafia? Ci sai che mi ha risposto Buscetta? No. Mi ha detto: dottore Falcone, non basterebbe un'intera notte. Le chiedo scusa, ma sono molto stanco. E Falcone mi dice: secondo me è stato un segnale, questo forse vuole collaborare. La mia risposta fu: Falcone, effetto jet lag, vatti a fare un bel riposo e domani mattina riacquisti lucidità. Mentre viene trasferito dal carcere all'aeroporto, tenta il suicidio ingerendo della stricnina, in una quantità, in realtà, non tale da potergli essere fatale. L'aveva nascosta sotto le unghie. Tommaso Buscetta è stato ricoverato in un ospedale di Brasilia dopo aver assunto una dose di stricnina, un veleno potentissimo.
Domani il capomafia avrebbe dovuto essere trasferito in Italia, dove deve rispondere dell'accusa di traffico di stupefacenti. La moglie di Buscetta, Cristina, è arrivata in ospedale visibilmente agitata. Ha dichiarato che era completamente all'oscuro dei propositi di suicidio del marito. La donna ha negato di essere stata lei a fornire al consorte la strichinina, come sostiene la polizia. È molto comodo scaricare su di me le loro responsabilità. Toccava alle autorità proteggerlo. Non potrei mai mettere a repentaglio la vita di mio marito. Abbiamo 4 figli. Così racconta lo stesso Buscetta. Era il 7 luglio 84. Decisi che non sarei rientrato in Italia da vivo. Ero stanco di persecuzioni e di stragi. Sapevo che Cristina e i figli mi avrebbero seguito ed ero certo che la vendetta dei miei nemici si sarebbe abbattuta su di loro. Ero anche sicuro che non sarei sopravvissuto a lungo in un carcere italiano. Vidi mia moglie disperata. Era venuta a Brasilia, dove ero stato trasferito, impegnando per pagarsi il viaggio l'ultimo gioiello che era rimasto. Dovevo risparmiare loro tutti i dolori futuri. Forse, all'inizio, Cristina non avrebbe capito il dono che le stavo per fare e si sarebbe sentita confusa e smarrita, ma confidavo che in seguito avrebbe compreso il significato della mia decisione. Quando la guardia bussò alla cella per dirmi che stava per cominciare la traduzione verso Rio, bevvi un po' d'acqua con della stricnina. Era una bustina di veleno per topi che usavo nella mia fazenda di Belém. Mi svegliai sull'aereo che mi portava in Italia. Accanto a me c'erano il dottor De Gennaro e un medico della polizia italiana. Durante il viaggio ebbi una serie di crisi molto acute. I miei polmoni erano pieni d'acqua, non riuscivo a respirare. La bombola di ossigeno acquistata in farmacia prima di partire si rivelò scarica e ne fu trovata un'altra nella cabina di pilotaggio. L'aereo fu costretto ad atterrare a Milano per rifornirsi di altro ossigeno. Il dottore mi fece diverse iniezioni. Sì, non mi spinga però. Occhiali scuri, aria distaccata e le manette nascoste da una coperta, così è arrivato all'aeroporto di Fiumicino il boss mafioso Tommaso Buscetta. Il boss mafioso, prima di partire, aveva tentato il suicidio. Un momento di debolezza o la convinzione che stavolta difficilmente sarebbe riuscito a tornare in libertà. No, quello con il fotografo. No, è un oh, c'è il fotografo, sì. Di lei, oh. Chi è? Non è lei, che sono finiti però. Ma come esce dalle cose gli aprono la porta. Come ricorda il suo incontro con Tommaso Buscetta? Lo ricordo con un po' di timore per l'avventura che stavamo per intraprendere, questo viaggio misterioso di rientro in Italia, con molte incertezze, con una storia alle spalle che non conoscevo. Una malattia del detenuto dovuta al suo tentativo di suicidio, incertezza sulla sua salute, difficoltà ad affrontare questo viaggio. Ricordo in particolare le difficoltà che abbiamo avuto all'aeroporto in partenza per le misure di sicurezza che sono state adottate giustamente dalla polizia brasiliana. Buscetta cosa faceva in Brasile? Chi lo ha individuato? Questa è stata un'indagine della polizia brasiliana. Un'indagine molto lunga, probabilmente anche abbastanza fortunata per una serie di circostanze e per indagini preesistenti avviate dalla polizia italiana. Esattamente la sua attività in Brasile, secondo quello che ci risulta dalle indagini istruttorie svolte dalla magistratura in Italia durante gli interrogatori del Buscetta,
era prevalentemente un'attività agricola. Se dovesse descriverlo come uomo, Buscetta che uomo è? Io sono stato circa 5 mesi a contatto con Buscetta per motivi connessi alla mia professione. Direi che ha una grossissima personalità, ha una grossa volontà anche, lo ha dimostrato in piccole cose durante il periodo di detenzione, durante il periodo in cui è stato, diciamo, nella disponibilità dell'autorità di polizia e della magistratura italiana.